He leaves behind family, friends, fellow Marines, and a grateful nation. Sto giocando. Cinematografico. Questa parola si sente davvero spesso ultimamente, soprattutto se associata ai videogiochi moderni. Negli ultimi anni molti titoli si sono presentati come ibridi tra videogiochi e film, in cui si cerca di simulare una dinamica registica tipica dei colossal di Hollywood, anche se questo più spesso di quanto dovrebbe accadere va a sacrificare il gameplay. Con questo non voglio dire che un bel gioco non possa essere cinematico. Esempi come Heavy Rain o la serie di Metal Gear Solid mostrano che ci si può concentrare sulla narrazione, e altri casi come Bayonetta o Ninja Gaiden invece che il gameplay stesso può diventare cinematico. Ma molte volte gli sviluppatori perdono di vista ciò che rende un videogioco tale, e cioè il connubio tra utente e eventi su schermo. Un tipo di interattività unica che è molto più che premere un semplice tasto durante un filmato solo per dare una qualche parvenza di interattività fine a se stessa. Per quanto riguarda Call of Duty, alzo subito le mani nel rispetto dei fan del gioco. Non odio assolutamente la serie e non penso sia brutta, anzi, devo dire che i titoli che ho provato, seppur non trovandoli dei capolavori, li ho trovati comunque abbastanza divertenti. Il problema di Call of Duty è un altro. The second I spawn, blow up! The second I spawn! Ma com'è iniziata l'idea di dare ai videogiochi un'atmosfera cinematografica? E come erano strutturati i primi esempi di questa linea di pensiero? Beh, è per questo che sono qui. Sono Virtual, ed ecco il mondo di oggi. Oggi parliamo di uno sviluppatore francese di nome Eric Chahi. Se non ne avete mai sentito parlare state tranquilli, ma quest'uomo è stato un vero pioniere nell'applicazione di regole cinematografiche nel campo videoludico. La sua prima esperienza di programmazione è stata durante i suoi studi con due piccoli giochi di nome Carnival e Frog. Avendo trovato un amore spropositato per la programmazione di videogiochi, Chahi lascia gli studi per dedicarsi a tempo pieno al suo sogno. Lavora ad altri progetti come Le Pact su Amstrad CPC, in cui il giocatore si troverà alle prese con una casa infestata, e altri titoli minori. Ma è solo dopo aver lavorato sul titolo punta e clicca chiamato Future Wars come graphic designer, tra l'altro insieme a Paul Cusset, autore del più famoso Flashback, che Eric Chahi decide di lavorare su un progetto ancora più ambizioso e personale. Ispirato dalle animazioni dell'impressionante port di Dragon Slayer su Commodore Amiga, Chahi inizia la progettazione di un titolo di avventura fantascientifico. Ricordate come nell'ultimo video dissi che ci saremmo visti in un altro mondo? Beh, questo mondo si chiama letteralmente Another World. Uscito nel 1991 su Commodore Amiga sotto Dolphin Software e in seguito su PC, Sega Mega Drive e Super Nintendo, Another World è un coraggioso esperimento, forse il primo vero gioco che tentò di portare una dinamica cinematografica integrandola nel gameplay. La storia ha al suo centro Lester Knight Chaikin, un fisico alle prese con un misterioso esperimento che in una notte buia e tempestosa, no, non è per dire un cliché, era veramente una notte buia e tempestosa, si ritrova trasportato in un mondo alieno e sconosciuto, che lo forzerà sin dalle prime battute a lottare per la sua sopravvivenza. Penso abbiate notato subito lo stile visivo molto particolare e semplice. Infatti l'intero gioco è stato creato tramite l'uso di vettori e di un sistema di poligoni molto primordiale. Ebbene sì, quel che state vedendo è, almeno in parte, un gioco tridimensionale, con così pochi poligoni da sembrare a due dimensioni, ma con un reparto di animazioni davvero impressionante per i tempi. Per molte delle animazioni, infatti, è stata usata la tecnica del rotoscopio. Immaginatela come una forma primordiale di motion capture, dove l'attore, in questo caso Eric Chahi stesso, ha simulato molte scene e movimenti del gioco, per poi convertire il tutto in poligoni e animazioni e rendere il gioco più fluido. Posso solo immaginarmi come ha realizzato questa animazione con il rotoscopio. Ah! Ah!
Ultimamente è stata rilasciata una versione rivista del titolo per il suo 20° anniversario su praticamente tutti i sistemi moderni, inclusi quelli portatili, che va ad aggiungere un filtro HD alle animazioni e a migliorare gli sfondi di gioco, anche se devo dire che in un certo senso preferisco la vecchia versione del gioco, come fu concepita, un po' per rispetto dell'opera originale e un po' perché il filtro HD rovina l'estetica del gioco e fa sembrare l'Ester un'opera d'arte moderna fatta con pezzettini di carta colorati. Ma passiamo al gameplay, che in questo incrocio tra videogioco e avventura cinematografica prova a essere una vera e propria sfida di intelletto e riflessi. Another World ha dei comandi abbastanza semplici, con un bottone si salta in avanti e con l'altro si può correre mentre ci si muove o sparare restando fermi. Quest'ultimo comando può risultare leggermente scomodo, ma niente che non si possa aggiustare con un po' di pratica e di tempismo. Sembra un gioco dalla natura abbastanza semplice, visti i comandi, e invece Another World dimostra un dinamismo e una varietà di situazioni che devo dire trovo ancora abbastanza rara al giorno d'oggi, tra parti più dedite all'azione e ai riflessi del giocatore e altre più rilassate in cui il giocatore dovrà soppesare bene cosa fare e spremersi le meningi, osservando l'ambiente attorno a lui. Il bello è che Eric Shahi non ha mai avuto un vero e proprio piano, ma ha creato la storia e il gioco mentre andava avanti con il progetto. Come l'ha chiamata lui stesso, è stata un'improvvisazione educativa, imparando sempre di più ad ogni passo. Il gioco nel suo totale dà una vera e propria sensazione d'avventura, tra momenti di calma e di tensione soppesati da un'atmosfera unica e palpabile. Certo, è anche vero che il gioco non è per niente lungo e può essere benissimo finito in un giorno se ci si impegna. Tutto questo è bilanciato da una difficoltà davvero alta, tanto da essere disseminato di checkpoint, soprattutto nella nuova versione. La schermata di Game Over sarà onnipresente sul vostro schermo. Sicuramente non è un livello di difficoltà consono a tutti, ma per chi riuscirà a catturare lo spirito avventuroso del gioco, questo titolo rimarrà nel loro cuore per molto tempo, soprattutto in alcune situazioni in cui il giusto tempismo risulterà in delle tamarrate che vi faranno sentire in cima al mondo. Mentre in altri casi... Cosa succede? Ho il coltello dalla parte del manico. Hai paura che ti spari? Vieni qui che ti faccio... Ma penso sia arrivato il momento di passare alla storia, o forse è meglio dire dell'atmosfera. Another World trasporta il giocatore e il protagonista, come dice il titolo, in un altro mondo in cui lo scopo della storia non è tanto dare al giocatore una spiegazione su cosa stia succedendo o su dove si trovi, ma semplicemente buttarlo in un'atmosfera dove la tensione la fa da padrona. Tanto che il gioco non presenta alcun tipo di dialogo e decide invece di comunicare tramite le immagini e gli eventi. Un chiaro esempio di questa filosofia in cui le immagini e la capacità di immersione del giocatore valgono di più di 1000 dialoghi è una delle creature più iconiche del gioco, una misteriosa bestia nera che attacca l'Ester all'inizio del suo viaggio. La bestia non ha un aspetto inquadrato. La sua sagoma tozza e selvaggia, i denti affilati e gli occhi rossi indemoniati sono le uniche cose che saltano all'occhio, dando solo quei lineamenti essenziali per dare a chi osserva il gioco solo l'idea della bestia, lasciando tutto il resto all'immaginazione e all'immersione del giocatore. In un certo senso si potrebbe dire che il titolo prende un paio di lezioni dal capolavoro di Ridley Scott, Alien, dove il fattore più importante non era spiegare cosa fosse la creatura o da dove venisse, ma tutta l'atmosfera e la pressione creata attorno a lui ed esercitata sullo spettatore. Another World si ritrova benissimo in questo stile narrativo, dove un intero mondo sembra essere determinato come non mai ad uccidere Lester, senza sapere il perché, senza sapere che posto sia questo, di come funzioni il tutto, ma creando questo affascinante alone di mistero che non fa altro che diventare parte integrante dell'esperienza. A volte non dare spiegazioni crea quest'alone di magia attorno a sé che una motivazione, seppur accurata, romperebbe completamente quella magia andando di conseguenza a distruggere l'atmosfera.
L'unica figura amichevole in tutto questo è Buddy, un alieno che Lester si ritrova a liberare da una prigione di massima sicurezza e che durante tutta l'avventura finirà per aiutare il nostro eroe, mentre i due verranno continuamente divisi e si salveranno a vicenda, andando a creare non solo un tipo di legame particolare tra giocatore e alleato, ma anche creando una grande sensazione di tensione e abbandono ogni volta che Lester si trova separato dall'unico amico che ha trovato in questo mondo così ostile. In parole povere, il gioco segue le perfette dinamiche di un film, senza però mai togliere il controllo al giocatore o rendendo il gameplay scialbo e concettualmente insignificante. In più, la colonna sonora va a rafforzare tutto. I brani principali del gioco sono stati composti da un amico di Eric Chahi, di nome Jean-François Freitas, che ha donato ai primi momenti di gioco un'aria aliena e permeata da una certa tensione tramite una melodia che va a tempo con il conto alla rovescia per l'inizio dell'esperimento. La colonna sonora del gioco cambia a seconda della versione a cui state giocando. Per esempio, la versione Commodore Amiga, quella originale, presenta solo i brani di inizio e fine, mentre invece le colonne sonore per Super Nintendo e Mega Drive sono completamente originali e devo dire anche abbastanza pompate. Per quelli che invece vogliono giocare alla versione del 20° anniversario, quella più recente che è uscita praticamente su tutti i sistemi, io consiglio di andare per la versione del sonoro classico, visto che il compositore originale del gioco ha fatto tutta una nuova colonna sonora fatta appositamente per questa uscita, e devo dire che funziona bene a livello di atmosfera. Ve la consiglio. Questo è Another World. Nonostante i quasi 25 anni sulle spalle, questo gioco trapassa le ere grazie al suo unico fascino e alla passione messa da Chahi nel progetto. Con uno stile visivo semplice ma d'impatto, animazioni sorprendentemente fluide, un gameplay dinamico e un'atmosfera che ancora oggi trasuda tutto il suo potenziale, Another World è un classico immortale della storia dei videogiochi. E nonostante un finale tenuto volutamente aperto e l'alto grado di difficoltà che forzerà il giocatore a provare una fase ancora e ancora, se siete appassionati di avventura e tendete a farvi prendere dal lato emotivo di un videogioco, penso dovreste provarlo. Tra l'altro, esiste anche un seguito di Another World, chiamato Heart of Alien, che segue le vicende di Buddy, l'amico di Lester, che però non ha avuto dietro la cura di Eric Chahi, che ha addirittura dichiarato di non riconoscere quest'ultimo titolo come sequel ufficiale. Magari un giorno riuscirò ad ottenerlo e potrò parlarne insieme a voi. E chiudo qui la mia analisi di Another World, un gioco affascinantissimo che ancora oggi è davvero unico nel suo genere, dopo tutti questi anni. Io ve lo consiglio caldamente. E adesso vi mando un bel saluto. Io vado a farmi una passeggiata e a trovare l'ispirazione per il prossimo video. Ci vediamo, ciao! Uno, due, tre, via! Ah, cazzo! Cazzo, mi sono fatto male davvero! Ah, ok. Il ginocchio! Ok, no. Scusa, fammene fare una... Ok.